Yeah. Appena sceso, mi credete che dopo un giro e mezzo circa ero cotto? Cioè, le gambe disfatte e anche le braccia. E più che non me la sentivo di andare più. Cioè, ce l'avevo, dice dai vai più forte. No. Più forte, no. È una roba impressionante. Questo qui è il Duoz D66 e sono 3000 watt di potenza. Il bello è che io ho sempre utilizzato monopattini da 500 watt e già lì mi sentivo un re. Qui invece 3000 watt sono una roba impressionante. E stavo pensando, chissà se un giorno lo rimetterò in vendita questo monopattino, scriverò sotto no uso pista. No, mica mai fatto. Devo dire che un monopattino così in pista non è male. Bisogna prenderci un po' la mano, assolutamente le gomme non sono adatte, però è tanta roba. Come avrete visto, mi raccomando, utilizzate le protezioni perché questo va veramente forte. Ho utilizzato anche un casco Carberg integrale, non è obbligatorio usare un casco integrale, una protezione in più non fa assolutamente male. E poi sempre sul sito Duoz ci sono varie scontistiche, quindi c'è il mio coupon, mi raccomando ve lo lascio a fine video e in descrizione. E poi ogni tanto Duoz mette il casco in omaggio, il loro caschetto, non so, guardateci, se avete bisogno mi contattate. E io non so che altro dire, mi sa che farò adesso un altro girettino e poi basta perché la pista dopo è occupata. Ringrazio ancora Extrema Kart e adesso andiamo nel dettaglio. Niente, ogni volta che uso il monopattino sto 2 giorni senza, salgo su e ho un sorriso a 3000 denti, è una roba improponibile, cioè è strepitoso, tutte le volte mi stupisce. Il bello è che ho sempre visto recensioni con youtuber che testano questi tipi di monopattini nella sabbia, nella terra, nel fango, e io ho deciso di farlo in pista. Ringrazio Extrema Kart per la disponibilità, mi ha dato una mezz'oretta di tempo per far tutto e spero che il video vi sia piaciuto, l'intro, perché ho anche una piccola sorpresa alla fine, oltre a un piccolissimo codice sconto come vi ho detto. Stavo pensando a cos'altro aggiungere ma sono sempre senza parole. con questo mostro qua, ok, voi vi starete chiedendo va bello, vai fortissimo, fai quello, quell'altro, ma è legale in Italia? Sinceramente non lo so, perché ok che vogliono introdurre la targa, l'assicurazione e quant'altro, ma di ufficiale al momento non c'è ancora nulla. Almeno se ne parla per il 2024, almeno io questo è quello che ho capito. Se voi sapete qualcosa di più scrivetemelo qua sotto nei commenti. E direi che è arrivato il momento di andare un pochino nel dettaglio, perché acquistandolo direttamente sul sito ufficiale Duoz, forse è meglio abbassare un pochino il manubrio, non so, guardate l'altezza, è impressionante. Comunque si può stare sul cavalletto tranquilli così e il monopattino vi sorregge tranquillamente. Più o meno mi sono posizionato. Insomma, vi stavo dicendo, acquistandolo direttamente sul sito ufficiale Duoz, ormai come ben sapete sono un gran fan di Duoz, è un grandissimo marchio. Vi consiglio di acquistare direttamente sul sito ufficiale, numero 1 per l'assistenza. Se avete visto le mie precedenti recensioni sapete di cosa parlo, perché rispondono e vi aiutano a 360 gradi. Poi anche per il codice sconto, così l'andrete a pagare un filino meno rispetto agli altri store. Poi ci sono anche sempre degli omaggi, tenete sempre sott'occhio. In questo momento qua avrete la borsa portaoggetti aggiuntiva, poi sì, il sellino mi sa che c'è sempre, insomma c'è sempre qualche omaggio, insomma tenete d'occhio, al massimo scrivetemi, non c'è nessunissimo problema. Classico pacco tutto ben sigillato, pesantissimo, perché vi anticipo già che il monopattino è 40 kg, è pesante, quindi tutto l'insieme fidatevi che è bello peso, semmai fatevi aiutare. Il tutto ben sigillato, tutto ben avvolto, anche manubrio, tutto quanto, tutto con il nastro. E dopo tutti questi accorgimenti ho notato subito che il fanale anteriore, quello sinistro, era leggermente piegato. Ho cercato di fare una leggera pressione sulla gabbia ed è tornato tutto perfettamente allineato. Questa qui è l'unica cosa che ho notato durante il trasporto. Sono sempre sfortunato quando ricevo un qualcosa del genere, corrieri che sbattono di qua e di là. Questa volta mi è andata abbastanza bene. Comunque in dotazione c'è tutto, viti per il fissaggio, anche viti aggiuntive, chiavi a brugola, e almeno nel mio caso è mancata la chiave inglese del 14, se non ricordo male, per stringere le frecce posteriori. Comunque poco male. In dotazione c'è anche la sella, kit di pastiglie dei freni che possono essere sostituiti in modo rapido e doppio alimentatore da 150 watt l'uno per ricaricare al doppio della velocità. Diciamo che l'unico sforzo che dovrete fare una volta estratto il tutto e disimballato la qualunque
è quello di andare a montare il manubrio e stringere le frecce posteriori. Direi il tutto molto semplice, anche perché non c'è alcun manuale da seguire. Poi ovviamente oltre al manubrio si devono stringere le leve del freno, l'acceleratore, sono tutti non ben stretti, quindi si dovrà tutto allineare un po' come preferite, in base alle vostre preferenze, andare a allineare il freno un po' più in basso, un po' più in alto, vedete voi. E stessa cosa anche la sella, sempre se la volete montare. Nel mio caso ho deciso di smontarla perché la struttura è già fissata sul pianale e questa struttura si può andare a rimuovere e rimontarla in un secondo momento ed evitare nei fori rimasti le viti svasate. Queste viti sono già presenti in dotazione. Come la sella ho preferito non montare la borsa porta oggetti perché risulta scomoda. Se guardate anche proprio dalle riprese, si devono andare ad attaccare gli strappi in velcro praticamente qui dal manubrio, e se andate ad alzare leggermente il manubrio anche solo di una tacca in alto, avrete questi strappi proprio così a spenzoloni e non sono proprio belli da vedere. Ecco, così, visto che a me non serviva, piuttosto mi metto uno zaino. Questa valigetta qui portaoggetti sicuramente o lo utilizzerò in un altro monopattino, oppure vedrò anche se sulle bike si riesce ad incastrare in qualche modo. Un po' di caratteristiche: il telaio è completamente in lega di alluminio con ammortizzatori a sistema meccanico anteriore e singolo posteriore, pneumatici da 11 pollici, tassellati, anche leggermente più larghi, quindi vi aiuta tantissimo nell'equilibrio, e ci sono anche i parafanghi racing proprio come piacciono a me. Con questo stile grezzo diciamo che tutto il design calza alla perfezione. Freni a disco idraulici con una risposta decisa e lineare. Proprio nel momento che si frena si sente proprio la prontezza dei freni, e questi freni possono essere regolati tramite la vite posta qua sotto, sempre in base alle vostre preferenze. Poi manubrio che può essere anche ripiegato, perché oltre ad alzarlo, abbassarlo, si può anche proprio dividere in due. Basta andare a svitare questa parte centrale e il gioco è fatto, così avete meno ingombro. Direi mai vista una cosa del genere. La chiusura è molto rapida, leva laterale e leva di sicurezza presente sul pianale. Abbassate il manubrio e il gioco è fatto. Poi per quanto riguarda il clacson è presente sotto ai fanali, ma vi faccio sentire. È una vera figata, ma è un po' bruttino esteticamente. Vabbè, vi farete sentire comunque, oltre a farvi vedere con un monopattino del genere. Il motore, anzi i motori, hanno una potenza totale di 3600 watt, quindi 1800 watt a motore. Potenza di poco esagerata, ma l'intera struttura vi farà proprio sentire in sicurezza nel guidarlo. E posso anche dirvi che non l'80%, 70% circa dell'utilizzo lo utilizzerete quasi sempre in modalità eco, perché in modalità eco arriva ai 20 km/h con calma. Prima di utilizzarlo al massimo delle potenzialità vi consiglio di prenderci un pochino l'abitudine. La batteria è sotto al pianale da 24 Ah e non è removibile facilmente, ma è possibile acquistarla direttamente sullo store Duoz. Se volete una seconda batteria si dovrà andare a smontare tutto il pianale, e più o meno la singola batteria costa sui 400 euro circa, quindi dipende sempre da voi, dal vostro utilizzo. Sapete che sullo store c'è tutto. Il tutto si gestisce da questo computer di bordo con 3 velocità, display LCD, non troppo visibile perché alla luce diretta del sole non si vede benissimo, ma per fortuna i numeri della velocità sono abbastanza grandi. Oltre alle 3 velocità, qui sotto ci sono i tasti Eco e Turbo, che sono rispettivamente modalità Eco e modalità normale, e poi singolo e doppio. Si può scegliere se attivare o il singolo o il doppio motore. Diciamo che in singolo, modalità 1 e 2, piano piano si arriva sempre ai 40 e 50 km/h. Ovviamente con il doppio motore la velocità si raggiunge questa velocità in pochissimi secondi. Quindi step 1 40 km/h, step 2 50, step 3 si arriva ai 70 km/h circa quando completamente carico. Se si scarica leggermente, diciamo che riesce sempre a mantenere quei 68-65 km/h, e vi dico assolutamente che sono tanti. E poi come li raggiunge? Vi tiene sempre attaccati al manubrio, anzi tenetevi attaccati al manubrio, sembra che tiri di continuo, però vi fa anche sentire in sicurezza un po' il tutto. Poi guardate come sono con il giubbino da moto. Oggi non ho il casco perché non ho esagerato, però almeno un caschetto vi consiglio. I caschi da bicicletta ve li consiglio assolutamente, e un pochino di protezioni ci stanno sempre. Ok, monopattino, ok, fidarsi e quant'altro, ma
è sempre un attimo, tocchiamoci. Come sempre è presente il menu segreto, basta premere il tasto accensione e il tasto mod contemporaneamente, e una volta all'interno vi consiglio solamente di andare a limitare la potenza del monopattino a 25 km/h se volete essere proprio sicuri di non andare fuori legge, perché poi vi arriva senza limitazioni. Quindi vedete voi, o non toccate nulla o andate solamente a limitarlo. E poi se andate a manomettere, a modificare qualche parametro e non riuscite più a ritornare indietro, non vi preoccupatevi, c'è il parametro 99, ci andate sopra, tenete premuto il tasto mod per 6 secondi circa e ripristinerà il tutto ai dati di fabbrica. Poi vi lascio comunque qui un semplice screenshot con tutti i vari parametri, si può anche scegliere se partire o meno da fermi, cambiare tra miglia e chilometri orari, si possono andare a effettuare varie modifiche, però occhio sempre a quello che fate. Lato a sinistra ci sono i volt della batteria, chiave d'accensione, tasto on off dei fanali, direi che i fanali fanno un'ottima luce, fanali che ci sono anche praticamente, chiamiamoli fendinebbia, fanali posti sul pianale e aiutano tantissimo la visibilità, e ci sono anche queste strisce a LED ai lati sempre sul pianale, diciamo solo come estetica. Se si potessero modificare, cambiare colore sarebbe molto più bello, se c'era un'app per il telefono sicuramente era molto più completo. Vabbè, insomma dai, più o meno vi ho già spoilerato come va. È un vero mostro di potenza che può essere, diciamo, affievolito con il tasto eco, però con questo eco vi assicuro che ci prenderete la mano oppure il dito, perché si ha questo acceleratore a grilletto che inizialmente dicevo mamma mia com'è scomodo, ma piano piano ci ho preso l'abitudine e preferisco rispetto al classico acceleratore a pollice, chiamiamolo così, perché si ha, non so, un feedback migliore, si riesce a regolare al meglio l'accelerata con l'indice. Poi vabbè, questi sono i miei pareri, poi valutate voi, ci si deve prendere la mano oppure si deve prendere il dito, insomma. Inutile dirvi, le salite, una pendenza di 45 gradi circa le oltrepassa senza problemi. Al massimo, se vi trovate in difficoltà, attivate il doppio motore, sempre dipende da voi come andate a utilizzare questo monopattino, e questo anche grazie ai pneumatici tassellati, perché vi consente di oltrepassare salite ripide ma anche salite tortuose, diciamo con vari terreni. Ormai a forza di provarlo cerco sempre di arrivare a una velocità superiore, sempre con casco tutto quanto, ma si pianta sempre 70 km/h. Diciamo che sono più che sufficienti, e soprattutto nelle partenze da fermo, se attivate il doppio motore, vi consiglio di sbilanciarvi un pochino sull'anteriore, perché sì, la ruota anteriore cercherà di slittare appena prende i giri, diciamo così, e queste cose qua si fanno solamente in strade private. Mi raccomando, fate le vostre prove in sicurezza, perché è un vero mostro. Non sono ancora riuscito ad impennare, anche con singolo motore non ha quella spinta che col doppio motore si riesce a dare. Vabbè, non sono bravissimo con le impennate. La guidabilità assolutamente non si discute, batterie sotto al pianale, quindi rende il tutto molto equilibrato, e come durata della batteria dipende sempre dal vostro utilizzo. Diciamo che io utilizzo quasi sempre o la modalità eco, dipende da dove sono, oppure la modalità 1 a singolo motore, e più o meno si riescono a fare quei 60 km circa. Poi ovviamente si va a diminuire il chilometraggio in base al vostro utilizzo. Comunque è un mostro per quanto riguarda la durata e sì, anche la velocità. Per quanto riguarda la ricarica, come avrete visto ci sono ben due alimentatori. Questi due alimentatori possono ricaricare il monopattino in 8 ore circa. Batteria molto capiente, quindi ha bisogno dei suoi tempi. Basta una notte di ricarica ed il gioco è fatto. Insomma dai, arriviamo alle conclusioni. Diciamo che questo monopattino si può essere reso legale, reso limitato, però si vede lontano 1 chilometro, lontano 1 miglio che questo monopattino ha delle prestazioni in più rispetto alla concorrenza. Perché poi qui abbiamo anche le frecce dinamiche, guardate, sono bellissime, mi ricorda un po' le automobili odierne a LED. Manca solamente il portatarga, che come vi dicevo non so sinceramente come andrà a finire con le leggi italiane. Vi dico solamente di fare attenzione, questo è l'avvertimento numero 1. Poi sul sito ufficiale, se andate un po' a sbirciare il sito Duoz, ci sono un sacco di accessori, ammortizzatori, pneumatici, freni, c'è di tutto, un'altra batteria aggiuntiva, potete comprare tutti i pezzi di ricambio di questo monopattino.
e io comunque vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link del caso. Insomma dai, se cercate un monopattino solido, stabile ed esteticamente figo, questo fa per voi e vi farete notare e non poco. Disponibile sul sito Duoz a 1099, può essere scontato di 100 euro tramite il mio codice sconto YouWinCode, lo mettete in fase d'acquisto nel carrello e l'andrete a pagare 999, quindi inferiore ai 1000 euro. Direi assolutamente buono come prezzo. Un monopattino così da 3600 watt non si trova ad un prezzo inferiore ai 1000 euro, e addirittura se guardate sul sito Duoz c'è una versione di 99 e ancora più potente, ha il doppio motore da 3000 watt, quindi fate conto è tipo 6000 watt, ma è esagerato. Ok, avrà una durata della batteria di 120 km circa, però questo qui è già troppo e non ha un gran senso andare a spendere di più. Spero che vi sia piaciuta questa mega recensione con anche qualche extra dove mi sono divertito parecchio. Fatemi sapere qua sotto i vostri pareri, le vostre idee, se sapete qualcosa anche sulle regole italiane, se sapete qualcosa di ufficiale, mi raccomando, perché online la gente parla molto e sinceramente non si capisce nulla. E alla prossima, sempre su YouWinBlog, io rimango sempre a disposizione. Ciao! I dati GPS sembrano un pochino a rilento, però fidatevi che in pista è molto divertente e viaggia anche parecchio. È sicuramente un'esperienza da provare e pensate che a fine giornata, temperature leggermente un po' più calde, sono migliorato di parecchio e sono sceso anche sotto al minuto. Poi come ben sapete, quando uno inizia a prenderci confidenza è meglio lasciar perdere, quindi ho visto che iniziava ad andare molto bene, quindi spento il monopattino e me ne sono andato.